I won't take all that they hand me down, 'cause once I get started I go to town. 'Cause I'm not like... Salve, mi chiamo Dario De Iudicibus e sono un consulente aziendale dell'IBM Italia e in particolare sono responsabile per la moda. Oggi vi voglio parlare di una cosa abbastanza interessante, un'idea innovativa che ricade all'interno di quella strategia che noi chiamiamo Smarter Planet. Questa cosa interessante si chiama Total Reality, cioè realtà totale. Sostanzialmente parte dal presupposto che noi oggi viviamo una realtà quasi schizofrenica, che è basata da una parte su quello che noi chiamiamo il mondo virtuale, cioè internet, il web, e dall'altra parte il mondo reale, quello in cui viviamo. Nel mondo reale abbiamo determinati tipi di esperienze, vediamo gli oggetti, li tocchiamo, interagiamo con le persone reali, sentiamo degli odori, cioè viviamo la realtà che tutti quanti siamo abituati a conoscere. C'è una nuova realtà, una realtà abbastanza recente, che è quella del mondo virtuale, del mondo digitale. In questo mondo non abbiamo lo stesso tipo di interazione, anche con le persone l'interazione è sempre in qualche maniera intermediata. Però abbiamo delle opportunità che nel mondo reale sono abbastanza difficili. Intanto non abbiamo confini, saltiamo da una parte all'altra e in pochissimi secondi possiamo trovarci oggi in Cina e dopo pochi secondi in Giappone, in Francia, in Africa o in qualunque altro posto del mondo, interagendo, se abbiamo la capacità, anche in più lingue e con persone che appartengono a culture differenti. Dall'altra possiamo avere moltissima informazione che è difficile avere nel mondo reale. Ad esempio, se prendiamo l'aspetto commerciale, abbiamo la possibilità di comparare dei prodotti molto rapidamente, compararne le caratteristiche, i prezzi, vedere dove costano meno, dove sono in promozione. Possiamo andare a leggere o a scrivere anche delle recensioni su determinati prodotti, quindi capire per esempio se una persona che ha comprato quel prodotto si è trovata bene o se ha avuto dei problemi o col prodotto, magari con la manutenzione, con l'assistenza e via dicendo. Perché questo è importante? Beh, è ovvio che non possiamo prendere il mondo reale e portarlo nel mondo virtuale. Qualcuno ci ha provato, o almeno ha provato una simulazione, per esempio potete pensare ai mondi tipo Second Life, però effettivamente il tipo di interazione che uno ha nei mondi virtuali non raggiunge in questo momento le caratteristiche sensoriali del mondo reale. Ci sono dei bellissimi film di fantascienza in cui si vede la gente indossare delle tute strane per poter provare fisicamente determinate sensazioni. Ci sono delle tecnologie di questo tipo che stanno provando, ma diciamo non sono ancora alla portata di tutti. In questo momento il massimo che riusciamo a fare, e con delle limitazioni, è quello di riuscire a interpretare per esempio dei movimenti, dei gesti, un'espressione. D'altra parte è molto più semplice prendere il mondo virtuale e portarlo in quello reale. Che cosa vuol dire? Sicuramente non vuol dire prendere degli schermi, dei PC, dei tablet, dei telefonini e incastrarli fisicamente all'interno di una parete o di un tavolo. Vuol dire fare qualcosa di un pochettino più sofisticato. Immaginate per un attimo di prendere il web a cui siamo abituati, con tutte quelle interfacce, con i pulsanti, i bottoni, le finestre, che ci servono per interagire con i vari siti, con le varie applicazioni, con le applet. E immaginate di cancellare tutto questo, cioè cancellare tutto il front-end, cancellare tutte queste interfacce e sostituirle con il mondo reale. Quindi quando io entro in casa o entro in un negozio o apro una porta o chiudo un cassetto o tocco un oggetto o mi metto di fronte a un quadro, è come se stessi cliccando, è come se stessi in qualche maniera interagendo con un'interfaccia di tipo tradizionale, di tipo web. Dietro succede qualcosa nel mondo virtuale e contemporaneamente, se io cambio delle informazioni nel mondo virtuale, anche il modo con cui questi oggetti interagiranno con me cambierà. Sono oggetti quindi intelligenti, e quelli che noi chiamiamo gli smarter object. È ovvio che non basta che siano intelligenti, devono anche essere magari capaci di riconoscerci, cioè devono avere delle caratteristiche biometriche, caratteristiche tipiche di quello che è il mondo robotico, ad esempio. Non vogliamo parlare di robot intelligenti, parlare di tecnologie estremamente sofisticate. Stiamo parlando a volte di tecnologie estremamente semplici. Anzi, il livello di intelligenza, il livello di capacità di interazione della maggior parte di questi oggetti sarà elementare, quasi a livello dell'intelligenza di un insetto. Ma il fatto che ognuno di questi oggetti abbia una certa capacità di interagire e che tutti questi oggetti, fra l'altro, sono in grado di interagire fra di loro, potrebbe cambiare in maniera significativa la nostra vita. Vi faccio un esempio.
Immaginate di entrare in un negozio, per esempio un negozio di abiti, e di volervi provare un abito come questo. Immaginate anche di mettervi una camicia e poi di chiedere allo specchio davanti al quale siete di cambiare il colore della camicia, provare colori diversi, addirittura provare dei colori che magari non esistono neanche nel negozio. Da una parte avete una possibilità in più, non state lì a cambiarvi continuamente la camicia o prendere la camicia, metterla sotto l'abito per vedere come sta quel colore con l'abito. Dall'altra parte potete fornire magari in quel momento un'informazione interessante a chi fa quelle camicie, il quale potrebbe magari dopo 2 settimane, un mese, un anno, quello che è, farvi trovare nel negozio quel colore che preferite, specialmente se molte altre persone lo hanno cercato. Ecco, la capacità di dare intelligenza non tanto al singolo oggetto, ma all'intero negozio, di capire quello che succede al suo interno, permette anche di fornire un servizio molto più personalizzato nei vostri confronti, un servizio quasi individuale, un'assistenza quasi individuale, andando a fornire delle funzionalità, delle capacità che oggi sono tipiche solo del mondo virtuale, dove però ci viene a mancare quell'esperienza sensoriale che invece abbiamo nel negozio fisico. I won't take all that they hand me down. 'Cause once I get started, I